Salve e benvenuti, eccoci con il primo progetto di Candy Wrapper. Si tratta di un portapenne, un oggetto molto semplice che però ci permette di mettere a frutto già alcune delle lezioni teoriche che abbiamo visto, più qualcosa di nuovo. Nel corso del tutorial ci saranno dei rimandi ora a questa, ora a quell'altra lezione e troverete tutti i link poi sotto in descrizione. Per fare le tessere uso la plastica di queste confezioni di biscotti. Il rettangolo base scelto misura 10,8 x 23,5 cm. Questa dimensione non c'è nel PDF fornito nella lezione numero 4, che descrive le tessere in dettaglio. Se la volete stampare dovete procurarvi il file di progetto. Sotto in descrizione c'è scritto come fare per ottenerlo. Selezionando la parte grafica della plastica attraverso le finestre di controllo, inizio a tagliare i rettangoli per fare le tessere. I colori dominanti che caratterizzeranno il portapenne saranno il bianco ed il rosso. Per questo progetto servono 36 tessere, tutte della stessa dimensione. Per passare dai rettangoli ritagliati alle tessere vere e proprie, il riferimento è ancora alla lezione 4. Devo realizzare due anelli lineari identici formati da 16 tessere ciascuno. Mentre li costruisco, faccio attenzione a scegliere il lato con la grafica o con il colore più adatto alla composizione. Ogni riga deve essere poi chiusa in un anello, incastrando la prima tessera nell'ultima. Se qualche passaggio non vi è chiaro, consultate la lezione numero 8. Spiega in dettaglio come chiudere e trasformare le righe in anelli. La lezione 6, invece, spiega passo passo come costruire una riga lineare. Per fare la base del portapenne serve un quadrato 4x4, è una forma particolare che si completa e si chiude da sola senza bisogno di mezze tessere. Non è difficile da fare, si inseriscono le 4 tessere in modo da formare il quadrato. L'ultima tessera si sovrappone per metà alla prima. Per ottenere la forma chiusa, con una trama compatta e regolare, bisogna incastrarle una nell'altra. L'incastro è identico, sostanzialmente, a quello visto per la chiusura dell'anello lineare. Le ali dell'ultima tessera vanno aperte e inserite nelle tasche della prima. La linguetta di plastica che utilizzo è di grande aiuto. Fa finire le ali esattamente dove devono andare e non corre il rischio di fare un incastro sbagliato. Il quadrato 4x4 è molto compatto una volta chiuso, non ha disgiunzioni. Fatti i due anelli lineari e la base, non resta che unire tutto. Parto cucendo assieme il fondo e uno dei due anelli. Le disgiunzioni degli anelli lineari vanno sempre tenute presenti. Ho preparato un filo di nylon da 0,25 mm, lungo quanto basta per completare tutta la cucitura. Un'estremità l'ho fissata con una clip, così posso via via tendere il filo e fissare i punti. Per unire base e anello serve una cucitura testa a testa. La spiegazione dettagliata su questo tipo di cucitura la trovate nella lezione 10. Ogni punto si completa con 3 passaggi: tunnel, tasca, tunnel. Fatto il giro completo del portapenne, non resta che chiudere la cucitura. Porto il filo all'interno per non far vedere il nodo all'esterno. Lo spazio è stretto, ma i 3 nodi per bloccare il nylon riesco a farli. Per nascondere il filo tra le tessere sono costretto ad usare l'ago curvo. Con le forbici taglio il filo in eccesso. Rimane da cucire soltanto il secondo anello. Prima di iniziare vi ricordo di controllare che non ci siano allineamenti tra le disgiunzioni dei due anelli. Cucitura testa a testa anche questa volta.
quindi cose già viste. Fissare i punti, portare dentro il filo, annodarlo e nasconderlo tra le tessere. Non è ancora finita, rimangono da sistemare le disgiunzioni dell'ultimo anello rimaste libere. Serve perciò un'ultima cucitura. Nulla di complicato. Ma se volete più dettagli, date uno sguardo alla già citata lezione 10. Ed ecco qua il portapenne finito. Se siete interessati ai prossimi progetti sul Candy Wrapper potete iscrivervi naturalmente al canale, cosa sempre gradita. Altrimenti passate di qua ogni tanto.